Anche Maria Rosaria viene eliminata da Amici 25. Ebbene, è la sesta eliminazione avvenuta nella scuola dei Amici nelle ultime settimane. Praticamente nel 2026 sono state eliminate 6 persone, 5 soltanto di ballo, un qualcosa di clamoroso. È di questo che mi occuperò in questa puntata di Forsinet. Prima però vi ricordo di iscrivervi al mio canale Daniele Forsinetti qualora avesse piacere nel seguire i miei video e magari anche di lasciare un like proprio a questo. Bene, allora, come dicevo, Maria Rosaria ha perso la sfida contro Antonio, il suo sfidante, il suo avversario. A giudicare la gara è stata Francesca Tocca, che tra l'altro conosce Maria Rosaria e che ha deciso invece di eliminarla. Secondo me avrebbe meritato il serale in un certo senso, però forse le ha fatto un favore perché Maria Rosaria nelle ultime settimane stava soffrendo molto la situazione che si era creata, nonostante dei miglioramenti che ci sono stati, tant'è che poi Alessandra Celentano, che inizialmente aveva proposto una sorta di sostituzione con Maddalena o quantomeno una sfida a lungo termine tra le due per poi prendere una decisione, ha deciso appunto di eliminare Maddalena, se così si può dire, visto che la ballerina non è mai entrata effettivamente, ufficialmente a far parte della scuola di Amici, per continuare il suo percorso con Maria Rosaria. Però a quanto pare questo percorso non continuerà, poiché al suo posto è entrato Antonio. Secondo me in questa edizione di Amici ci stanno capendo poco anche coloro che fanno parte della produzione, insomma, che si occupano della realizzazione del programma. Forse si sono accorti di aver fatto un cast sbagliato rispetto all'anno scorso. Sicuramente il livello del ballo era inferiore e questo è stato evidente sin dall'inizio. L'anno scorso era un livello veramente alto, l'hanno detto tutti da subito e i ballerini l'hanno dimostrato poi anche nella finale vinta da Daniele, ma avrebbero meritato comunque anche Francesco Fasano, avrebbe meritato Alessia, avrebbe meritato molto Chiara Bacci. Quest'anno il livello non è proprio altissimo, si fatica molto e praticamente c'è stata una rivoluzione nelle ultime settimane. Innanzitutto Veronica Peparini ha fatto piazza pulita. Anna è stata eliminata perché ha perso una sfida contro Chiara. Poi, successivamente, Veronica Peparini, sulla spinta, sull'onda di quell'eliminazione e anche di un serale che ormai è sempre più imminente ed incombente, ha deciso prima di far fuori anche Giorgia e Paola e poi anche Pierpaolo, sul quale aveva sempre puntato sin dall'inizio, l'aveva sempre difeso. Poi, arrivate delle critiche da parte di Manuello, ha deciso di tagliare anche lui e quindi di fare piazza pulita. La classe di ballo è stata completamente stravolta. Praticamente di coloro che sono entrati dall'inizio ce ne sono soltanto 3, di cui uno faceva parte della classe dell'anno scorso, quindi se fosse andato tutto per il verso giusto neanche sarebbe stato nell'edizione attuale, ovvero Alessio Di Ponzio. Poi abbiamo Alex ed Emiliano. Quindi a loro si vanno ad aggiungere Chiara, come detto, per la sfida vinta contro Anna, e successivamente Simone e Giulia, che sono i 2 nuovi ingressi per Veronica Peparini, poi Antonio, che ha vinto la sfida contro Maria Rosaria, e infine Nicola, che invece è stato un nuovo allievo, sempre accolto da Alessandra Celentano. Quindi una rivoluzione totale. Credo che questo vada un po' a screditare i casting fatti inizialmente, poi per carità può sempre avvenire, ci sta che ci siano delle sostituzioni, il programma è fatto anche di questo, ma sicuramente quando c'è una sostituzione in massa di così tante persone che avevano iniziato il percorso, qualche dubbio viene sul fatto che abbiano preso delle persone e dei ragazzi che forse non avrebbero dovuto prendere o magari non erano pronti, non lo so. Fatto sta che secondo me un'occasione in più a Maria Rosaria potevano anche darla, soprattutto da Francesca Tocca. Non mi aspettavo questa eliminazione, visto che la conosce, e direi che di questo passo mancano più o meno 5 puntate, credo, di pomeridiano, al massimo 6. Adesso non abbiamo le date precise sia della fine del pomeridiano né tantomeno dell'inizio del serale, che comunque dovrebbe essere alla fine di marzo. Però se andiamo avanti di questo passo, praticamente avremmo una classe completamente nuova e sicuramente questo penalizza anche lo stesso programma, perché se da una parte ti regala i colpi di scena continui nelle puntate del pomeridiano, che comunque vanno bene, stanno andando bene e continuano ad andare bene a prescindere dalle eliminazioni, il pubblico che si affeziona a dei concorrenti e dei ragazzi inizialmente poi fa fatica a gennaio, oggi siamo a febbraio, primo febbraio, ad affezionarsi poi invece a dei ragazzi che siano cantanti o ballerini che entrano dopo e quindi rischi di andare a penalizzare un po' il pubblico che poteva seguire il serale, soprattutto con decisioni molto discutibili. Io ricordo quella di Flavia, ma anche quella di Maria Rosaria credo che possa essere un po' più discutibile. Fermo restando che nel caso di Flavia c'è stata l'eliminazione da parte della sua professoressa che inizialmente puntava e credeva in lei
e invece poi ha cambiato idea anche in maniera un po' troppo repentina per i miei gusti, visto che prima le ho sospeso la maglia, poi gliel'ha restituita e dopo 2 giorni l'ha eliminata. Per Maria Rosaria è stato un percorso molto tortuoso, l'abbiamo visto, l'abbiamo seguito, ci sono stati tanti alti e bassi. All'inizio era anche partita in maniera discreta, in maniera buona, poi però ha collezionato una sfilza di ultimi posti e di conseguenti sfide. Si sapeva poi che sfida dopo sfida il rischio di essere eliminato era molto molto alto, nonostante in passato ci siano stati tanti cantanti e tanti ballerini che malgrado abbiano dovuto affrontare tante sfide, poi sono riusciti a superarle e anche ad arrivare al serale. I dubbi ci sono, vedremo poi come si svilupperà nel corso del tempo questa vicenda. Vorrei soffermarmi anche sul canto un attimo perché io continuo ad avere molti dubbi sulle classifiche che vengono stilate settimanalmente. Ovviamente si parla di preferenze personali e di gusti personali, per carità, però Angie, come qualche settimana fa, anche adesso ha fatto un'esibizione clamorosa sul brano di Adele, veramente incredibile, ed è arrivata soltanto quinta. È arrivata soltanto quinta, per me è qualcosa di clamoroso, tra l'altro a pari merito. È arrivata quinta a pari merito, quindi poteva essere anche sesta, tra virgolette. Non sono d'accordo su questo risultato, difendo Angie, ma come ha difeso anche Flavia sotto quel punto di vista. Poi ripeto, le classifiche lasciano un po' il tempo che trovano e sono sempre molto, molto soggettive. Però io credo che quando qualcuno, in questo caso Angie, fa un'esibizione del genere, senza nulla togliere ad Elena, che è arrivata prima, per carità, però quando una ragazza fa un'esibizione del genere come Angie e dopo tante difficoltà, dopo essere stata in sfida, essere arrivata ultima, non essere premiata con un primo posto che onestamente e obiettivamente avrebbe meritato, sicuramente non è qualcosa che fa piacere. Questo vale per Angie, ma vale anche poi per altri ragazzi che a rotazione magari hanno avuto meno di quello che avrebbero potuto ottenere e che avrebbero forse anche dovuto ottenere in un certo senso per quanto riguarda la situazione che si è sviluppata nel corso della puntata e nel corso delle settimane. A questo punto, come ho già detto, restano poche settimane all'inizio del serale. Mi aspettavo forse qualcuno già qualificato per il serale al 1 di febbraio, non è così. Forse la data giusta per avere almeno il primo allievo che accede al serale potrebbe essere quella dell'8 febbraio, ma penso che entro il 15 almeno un paio di allievi potrebbero fare il loro accesso al serale ufficialmente. Non saprei dire chi effettivamente potrebbe essere il primo ad entrare al serale, visto come siamo arrivati allo stato attuale delle cose. Perché, per esempio, uno come Gard, che era stato sempre primo in classifica, poi si è ritrovato giù nelle ultime settimane in maniera clamorosa, un po' come Valentina, che infatti era andata un po' in crisi proprio per colpa di quegli ultimi posti. Poi adesso Valentina è tornata e mi sembra tornata con una grinta pazzesca, è stata spettacolare anche lei. È arrivata seconda a pari merito con Michele, anche lei mi è piaciuta tantissimo nella sua esibizione. Invece Michele, onestamente quel secondo posto mi sembra un po' esagerato, poi è gusto personale, eh. Io parlo per il mio gusto personale e in un secondo posto Michele con quelle altre esibizioni potrebbe essere un po' troppo. Magari sono un po' condizionato anche dalla canzone I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith e forse anche un po' dall'esibizione di Pierci di qualche mese fa di X Factor, che per me l'aveva fatta in maniera pazzesca e clamorosa, e onestamente quella di Michele non si avvicina minimamente alla performance di Pierci. Questo è il mio pensiero. In quel caso Pierci non so cosa avrebbe dovuto fare, avrebbe innanzitutto vinto la puntata a mani basse, una puntata del genere, e poi sarebbe stato fuori categoria paragonando i due tipi di canzoni. Poi ovvio che Michele è lì per imparare e deve crescere di più rispetto a Pierci, che magari può essere più definito come artista. Però semplicemente questo è il mio gusto personale. Poi vedremo cosa succederà e quali saranno gli ulteriori sviluppi. Noi saremo qui a seguirli e a commentarli come fatto finora. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.